La favola che Maradona fosse un lusso per il Napoli si stava sgretolando non solo perché alla seconda stagione del Pive d'Oro la squadra azzurra aveva raggiunto un terzo posto sotto il quale non sarebbe più andata nei successivi 4 anni, dove avrebbe vinto anche 2 scudetti, ma perché, come abbiamo visto, in stadi come quelli di San Siro, Diego aveva oscurato tutti gli altri primi attori con prodezze e reti da manuale. Contro l'Inter il Napoli era stato bloccato solo dalla gamba spezzata a Buriani, un Gattuso dell'epoca che non avrebbe più potuto tornare a giocare al calcio ad alti livelli. Contro il Milan, appena comprato da Berlusconi e traghettato verso il futuro da Nils Lidholm, Diego aveva danzato in mezzo ad una difesa che solo negli anni successivi sarebbe diventata leggendaria, con Tassotti, Maldini, Costa Curta e Baresi. Maradona, per affrontare il mondiale in programma in Messico nell'estate dell'86, un mondiale che avrebbe dovuto stabilire se era soltanto un virtuoso o un campione capace di guidare alla vittoria una squadra, aveva deciso di prepararsi secondo le tecniche basate sulla biomeccanica, tecniche elaborate dal professor Del Monte. Una scelta dettata dalla sua coscienza di ragazzo schietto, che era conscio evidentemente che la vita sfrenata nella quale era scivolato a Barcellona e poi a Napoli lo stava allontanando dalla possibilità di ottenere i successi che le sue prodigiose capacità di calciatore lo obbligavano a inseguire. Fu quella una scelta di orgoglio che lo premiò al Mondiale 86, che vinse praticamente da solo, ma non fu più capace di ripetere in seguito con la stessa intensità. Già la leggenda del campione conviveva con le chiacchiere e le favole metropolitane. Questo reportage, che realizzai con lui seguendolo passo passo in una partita della nazionale argentina in Francia e poi in Italia e a Napoli, perfino in una partita di calcetto con Sivori, l'emblema del calcio argentino prima di lui, è lo specchio di una situazione già compromessa per la pressione dell'ambiente, troppo esagerata, e le contraddizioni di una città alle quali Maradona aveva ceduto. In parte c'è già una confessione del suo disagio. Era questo uno dei capitoli di una serie intitolata Una vita da gol, alla quale avevano collaborato i migliori giornalisti emergenti dell'epoca e che era dedicata ai possibili protagonisti dell'imminente Coppa del Mondo. Una trasmissione sponsorizzata dalla rivista calcistica Il Guerin Sportivo e dalle figurine Panini. Su musica di Red Canzian, uno dei Pooh, e con una grafica non proprio d'avanguardia, gli eroi del calcio dell'epoca si raccontavano. Quello di Maradona risultò il caso più emblematico di un mondo che, credo, aveva cominciato a divorare i suoi eroi. Luce qua e là, anime accelerate, è un grande schermo la città, e chissà chi ha vinto, quale partita giocherò, il mio fiato è ancora tanto, e presto ti raggiungerò. Corro incontro a un sogno messicano, a un filo di luna, se avrò fortuna, accenda e vento troverò, se trovo te, il resto vada a sé.
Salva! Buonasera. Saluto Napoli. Aeroporto di Torino Caselle, la sera dopo una partita Juventus-Napoli finita in parità. Che dovete partire voi? Che dai, no, già Chi è che sta avanti? Venga avanti che mi sa che fanno tre in base. Vai, Pino. Diego Armando Maradona, pressato dall'entusiasmo della folla contro il vetro che dà sulla pista, deve guadagnare il cancello d'imbarco per salvarsi da chi, nel migliore dei casi, lo vuole toccare. Abbia pazienza, solo lui perché altrimenti poi non riusciamo più. Essere avvicinato, toccato, baciato, stretto, abbracciato, sgualcito è il destino di Maradona. Un destino che in questa dimensione di affetto è solo suo ed è difficile dire perché. Maradona è generoso, passionale. Maradona è un argentino che già da tempo vive Napoli e il sud del mondo come un sentimento e una voglia di riscatto personali. Ma questo aspetto particolare della popolarità, che lo porta a essere trattato ovunque, non solo a Napoli, come una reliquia, è solo suo. Una vita vissuta assediato, sei una fortezza assediata. Forse non è una vita. No, per questo parlavamo prima che più presto possibile voglio lasciare questo calcio, perché il calcio può andare avanti senza Maradona. Io il calcio sì lo sopporto, ma non sopporto quello che dà intorno al calcio, perché la gente adesso sta con Maradona perché abbiamo pareggiato contro la Juve, però se abbiamo perso sicuramente non ti dà niente, non ti dà l'affetto, è diverso, con una sconfitta è diverso con una vittoria. Per questo io continuo a essere uomo e so quello che penso in una sconfitta e in una vittoria, per questo voglio andarmene del calcio veramente. Sei ancora tanto giovane e così già tanto sazio. Evidentemente questo calcio lo abbiamo giudicato sempre troppo superficialmente. Questo calcio non dico che può uccidere, ma può consumare. No, il problema è che il che ti vede di fuori crede in un calciatore superficiale, in un calciatore che va in campo e sa soltanto calciare la palla. Non è vero, questo noi siamo normali, che vogliamo la nostra famiglia, vogliamo essere tranquilli un giorno. Ti vedo un attimo zoppicare, cosa c'è? Oh, è un calcio nella caviglia, però niente, posso giocare la prossima domenica, sì che non c'è problema. E oggi sei stato più bravo di Platini, per esempio. Platini mi ha detto vado a casa perché così prendo un pallone e palleggio, perché oggi la palla non l'ho mai vista. Guarda, io ti ringrazio, però non si tratta di giocare meglio di Platini. Io gioco per Maradona, per Napoli. Platini è bravissimo, Platini è un giocatore che lo lascia un minuto da solo e ti può definire una partita. Parigi. Maradona, con la fascia di capitano, entra al Parco dei Principi davanti al vecchio caudillo Passarella, guidando la nazionale argentina nell'amichevole contro la Francia. Non ci sarà l'attesa sfida con Platini, fermato da una tendinite. Maradona, passionale come sempre, non accetterà questa assenza, al punto di vivere male l'intera partita. Diego Armando Maradona è un ragazzo di oggi ma un calciatore di tanto tempo fa. Davanti a lui il calcio si ferma, non corre più verso polemiche o riforme, guarda e basta. Non importa il prezzo. Maradona è un campione antico, il suo mito non ha niente del professionismo moderno.
sembra venire direttamente dalla voglia di perfezione che è dentro ogni essere umano. Qualcuno discute sulla sua praticità o muscolarità, ma è come se per incredibili congiunzioni astrali in lui si fosse materializzato tutto quello che di grande il calcio deve avere. Scioltezza, narcisismo, rabbia, potenza, orgoglio, la capacità di essere giocatore e giocoliere nello stesso istante. Tutta la sua storia, d'altronde, è sempre stata senza mezze misure, un lungo stupore ininterrotto. A 9 anni un amico di famiglia lo presenta a Francisco Cornijo, un talent scout dell'Argentinos Juniors, e già si grida al fenomeno. A 10 si presenta tutto solo in mezzo al campo durante l'intervallo di Boca Argentinos e per 15 minuti non fa toccare terra al pallone. Quando l'arbitro gli fa cenno che il gioco deve riprendere, la folla gli grida «Rimani!». Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. A 16 anni debutta in Serie A nell'Argentinos, a 16 e mezzo è nazionale. Luis César Menotti lo inserisce tra i 40 del Mondiale, anche se poi lo lascia a casa. A 21 vale già 10 miliardi, quelli che fra soldi, giocatori e clausole complicatissime è costretto a pagare il Boca Junior per toglierlo all'Argentinos. Nel calcio argentino è una storia ricorrente. Potrebbe ripetersi ad esempio con Borghi, dotato quasi come Maradona, ma di lui forse più insofferente, grintoso, duro, come dimostra questa espulsione per un fallo su Fernandez. È un'espulsione che poco dopo costerà agli argentini il secondo gol dei francesi, segnato da Vercruis, erede di Platini. Ed è un gol che sancisce la sconfitta della squadra ed in particolare di Maradona. L'Europa, d'altronde, non è mai stata facile per Diego. Eppure a 22 anni il Barcellona lo pagò 15 miliardi. Ma a 24, dopo 2 stagioni in Spagna piene di incomprensioni e anche sfortunate, fu tra l'altro bloccato prima da un'epatite virale e poi da una frattura al malleolo, fu in Napoli a toglierlo da una situazione ormai logorata, acquistandolo con un colpo a sorpresa da 18 miliardi. Maradona gioca ormai ad alto livello da 11 anni, anche se non ha mai vinto molto. Solo uno scudetto col Boca Junior nel 1981, ma quasi non se ne accorge nessuno. Paradossalmente i risultati non sono poi così importanti. Importante è invece averlo e vederlo. E non solo questo. Avvicinarlo, come al solito toccarlo, intervistarlo, provocarlo. Per questo talvolta Maradona non riesce a controllare il suo temperamento. Diego, cosa ne pensi? L'arbitro es un hijo de mil puta, eso pienso. No teníamos dudas. Sí. Però questa è una partita che nel primo tempo abbiamo tenuto più opportunità, più occasioni noi che la Francia è arrivata in porta e ha fatto gol. Noi non l'abbiamo fatto. Però rimane un po' male perché potevamo vincere la partita e non abbiamo saputo vincere questa partita, quello è il problema. Pensi che ci sono stati degli errori lento il centrocampo, i francesi erano più rapidi oppure ci sono stati altri fattori che hanno causato questo? Io credo che il rigore esiste in Francia, in Argentina, en la China, en Giappone. Pero el árbitro era muy soberbio, no se le poteva dire niente. Pero ya está. La partita è finita, ha vinto la Francia, il rischio l'abbiamo corso noi perché loro le mancava Platini, Touré y hanno vinto una partita che solo le rimane il risultato perché l'Argentina credo che ha giocato abbastanza bene. Maradona nasce alle 7:05 di domenica 30 ottobre 1960. È il primo maschio dopo 4 sorelle.
il primo maschio dopo 11 femmine nate quel giorno nella modesta clinica di Lanús, provincia di Corrientes, vicino al Rio Paraná. La famiglia si sposta subito alla periferia di Buenos Aires, nel quartiere Paternal. È una famiglia ormai enorme, i figli sono diventati 8. Il padre si chiama Diego e fa il falegname alla Tritum Hall. La madre, Alma, fa la madre latina a tutto campo, premurosa e onnipresente. Non ci sono molti soldi, ma c'è sempre molta allegria. Una famiglia incredibilmente unita che Diego Armando metterà sempre al centro della sua vita. A 14 anni conosce Claudia Villafán, la sua compagna di sempre. Fin dai primi guadagni, Maradona ha voluto che il padre smettesse di lavorare. A chi gli chiede se i soldi fanno la felicità risponde quasi sempre: avete mai provato a chiedere la carne al macellaio senza avere i soldi in tasca? Io sì. Maradona, qualche ora dopo la partita di Parigi, l'umore è migliorato un po'. Ah, mira, siempre que se pierde un partido uno queda mal porque quiere ganar. Uno rimane sempre male dopo aver perso una partita perché si vuole sempre vincere. Perché ci si allena per ricevere qualcosa in cambio. E ieri questo non è successo. Perché pur potendo non solo pareggiare, ma addirittura vincere la partita con la Francia, abbiamo finito col perderla. Alla fine perdimos, però l'umore di questa selezione. Il morale comunque è alto in tutti in questa nazionale. Pensiamo al domani, a quando avremo modo di allenarci insieme e di conoscerci molto meglio che in questa partita contro la Francia. Tu ti ricordi la prima volta che il pallone nei tuoi piedi è diventato, come dice qualcuno, poesia, fantasia? Cioè, la prima volta che hai capito, io ci so fare con questa palla. Ma Quanti anni avevi? 8, 9? io credo che uno si dà conto giocando, Secondo me è una cosa di cui ti rendi conto giocando, è una cosa che viene da sola. Non è che uno cerchi di fare del calcio un'arte o uno spettacolo, è una cosa che avviene naturalmente. Io ho iniziato ad amare il calcio da quando ho l'uso della ragione. Non preferia un treno, un'auto, io preferia una pelota Non ho mai voluto un trenino o una macchina, ho sempre preferito una palla per il mio svago. Desde il momento in che pude giocare al Perciò, dal momento in cui ho potuto giocare al calcio per strada, su un terreno o in uno stadio, da quel momento ho capito che il calcio era parte della mia vita. Cuéntame come te recuerdas el barrio. Diego, come ricordi il tuo Rione? I ragazzi che giocavano con te? Che quartiere era? Che sapore aveva? Il barrio mio era con una calle totalmente di terra, con mucho barro. Nel mio rione c'era una strada tutta di terra, con tanto fango, tant'è vero che facevamo le porte con la terra. Che aveva una pelota non muy linda, era una pelota. Avevamo un pallone che non era poi così bello, ma che adoravamo. E tutti quanti mettevamo dei soldi per farlo cucire o per comprare una camera d'aria nuova quando si bucava. Per comprare una camera nuova quando si pinchava. Y bueno, nos divertíamos mucho porque caíamos. Ci divertivamo tanto. Cadevamo a terra ma non ci facevamo male, perché la cosa più importante era divertirsi. Come si chiama tu barrio? Come si chiama il Mi tuo barrio di quartiere? Chico Fiorito. Il mio quartiere, il Chico Fiorito, è Lanús, nella provincia di Buenos Quando Aires. llegaste alla ciudad? E quando sei arrivato in città? Alla ciudad llegué a los 15 años Quando avevo 15 anni, giocavo nell'Argentinos Juniors e ho potuto affittare un appartamento nella capitale. Ahí empecé mi vida, pude traer a mis padres. Lì iniziò la mia vita in città. Riuscii a portare con me i miei genitori e i miei fratelli. Nella grande ciudad de Buenos Aires. Perdona se ti hago una domanda personale. Tu hablas sempre di tuo papà e tua mamma. Scusami se ti faccio una domanda personale. Tu parli sempre di tuo padre e di tua madre, dai per loro una meravigliosa tenerezza. Mi racconti chi sono umanamente queste due persone e qual è l'immagine che meglio li rappresenta? Yo digo siempre que yo tengo los mejores padres del mundo. Io dico sempre di avere i migliori genitori del mondo perché con una famiglia grande come la nostra, siamo 8 fratelli, ci hanno dato sempre amore e felicità.
nos dieron siempre felicidad, nos dieron amor, nunca quisieron que nosotros fuéramos a trabajar. Non hanno mai voluto che andassimo a lavorare. El único que ponía la espalda para ir a trabajar era mi padre. Mio Nos padre hizo è sempre estudiar stato l'unico a todos. sgobbare. Ci ha fatto studiare tutti. Siempre alegre, siempre predispuesto Era sempre hacia- allegro, sempre hacia los disponibile hijos. verso i Nunca te figli. pegò tuo papà? Non ti ha mai preso a No, schiaffi no, tuo padre? Siempre me ayudó en todo. Me ayudó No, en no. los Mi ha sempre aiutato in entrenamientos, tutto. me llevaba él, venía Mi de accompagnava lui trabajar, all'allenamento venía de quando trabajar, tornava dal lavoro. él se Figurati. iba a las 5 del Andava a mattino, lavoro volvía alle a las 5 del 4 de la mattino e tarde. tornava alle Che 4 del trabajo pomeriggio. En una fábrica. Che lavoro era faceva? operario. Lavorava in una fabbrica, Venía a era las 4 de operaio. la tarde después de estar muerto y me llevaba al entrenamiento. Tornava dal Teníamos lavoro alle una hora y 4 del media de pomeriggio, colectivo. stanco morto, e mi accompagnava Entonces, all'allenamento. E per andarci dovevamo fare un tragitto in autobus che durava lo un'ora e adoré mezza. siempre y no quiero que nunca Perciò le lo pase adoro. absolutamente L'ho sempre nada. adorato e non voglio che gli Mi succeda mamá- mai Mi niente. mamá es algo especial porque siempre de chico. Mia madre poi è qualcosa si di bien mi speciale, padre perché da piccolo, era anche muy- se mio muy padre amigo era un grande mío, amico, siempre era yo con le lei che mi confesaba todas las confidavo. cosas A lei ella. raccontavo tutto. Para ella lo mismo que mi padre. Algún día Un giorno quisiera- vorrei regalarle il quisiera cielo, regalarle davvero, il cielo, perché è la cosa realmente, più bella del porque mondo e non es voglio lo che más Dio me la lindo del tolga mai. mundo y no quiero que Dios me la quite jamás. Antes de ella Vorrei me morire gustaría io morirme prima a di mí lei, perché non sopporterei di vederla verla soffrire. mal. Senti, cosa ricordi di questa ora e mezza di collettivo con tuo papà? Di che cosa ti parlava papà? Me acuerdo que mi papá dormía todo el viaje. Povero. Sí, claro. Se Ricordo che levantaba a mio las padre 5, dormiva volvía per tutto il tragitto. alle È 4 di logico, ahí si alzava alle me 5. pasaba a buscar Tornava a alle mí, 4 e veniva no subito le a daba un beso cercarmi. ni a mamá. Non dava neanche un bacio a mia Nos madre. íbamos, cruzábamos un campo de 1000 metros más E o uscivamo menos. attraverso un terreno di 1000 metri circa, quasi correndo, perché a volte lui arrivava tardi dal lavoro e non voleva che io facessi tardi all'allenamento. Y no quería que yo llegara tarde al entrenamiento. Y cuando llegábamos al colectivo el 28, me acuerdo. Prendevamo l'autobus, ricordo ancora il numero, era il 28, e lui si addormentava e dovevo svegliarlo io quando era l'ora di bajare scendere. nel Parque Saavedra. Senti, lui ancora lavora o ora è pensionato? No, yo desde el momento que pude No, dal momento in cui ho potuto guadagnare del denaro, gli ho detto basta. Adesso noi, i tuoi figli, ti daremo tutto quello che tu ci hai dato da Tenés piccolo. que vivir, nosotros ahora tus hijos te vamos a dar todo lo que vos nos diste cuando nosotros éramos chicos. Y ya no trabaja más, gracias a Dios. Perciò, grazie a Dio, non lavora più. È forte, pieno di vita. Viene a trovarmi a Napoli. Se ne va a pescare, beve il suo vino, è Se felice. va a pescar, se toma su vino, è felice. Perché non te casaste ancora? Perché Perché non ti sei ancora sposato? Ti senti ancora troppo giovane? Yo digo siempre que le digo sempre a mi mamá che Io dico sempre a mia madre che non mi sposo perché è arrivato prima mio padre e io invece volevo sposarmi con lei. No me caso por el hecho de Non mi que- sposo anche perché de voglio querer- prima portare de a querer termine questo terminare contratto con il contratto Napoli. con il Napoli, Tornare in Argentina ed essere di nuovo il l'Argentina, figlio che sono sempre stato, volver a ser el- in modo che el mia hijo madre que mi fui porti la siempre, colazione a letto che mi vieja e me che mio traiga il padre desayuno possa alla lustrarmi cama, gli che stivaletti e le pueda- scarpe da gioco come ha sempre pueda fatto, mi come padre fa ogni volta che volverme viene a a lustrar Napoli. los botines como lo hizo siempre, como lo hace hoy cuando viene a Napoli. Y después, Poi sí, penso después anche ai miei tratar figli. de pensar Voglio en che mis per loro hijos, i porque nonni también siano quiero molto que- importanti. que mis hijos quiero que vean en grandísima forma a sus abuelos, ¿no? Quiero que mi padre Voglio che mi mio padre li lo- coccoli lo- e che mia madre lo li baci mime, tutte le quiero que mattine. mi madre le dé beso todas las mañanas. Ma Claudia è molto Beh, Claudia, la comprensiva. tua ragazza, è molto comprensiva allora. Sí, lo que pasa es que yo a Claudia le digo las cosas muy claras. Sì, a Claudia dico lo mismo esattamente que come digo a stanno le vos, cose. Lo sabe ella. Quello che dico a Sabe te lo también sa anche lei. Que me gustan mucho las mujeres, pero que la... Sa anche che mi piacciono le la donne. mujer que- Però la donna che mi que me affascina, che mi fa... tiene fascinado, que me hace Non voglio scherzare.
Però è come il re di Napoli sta arrivando all'aeroporto. No, il re no. No, del re... No, sono... No, il re no. Il re no, sono un cacciatore in Qual è Italia. il tuo rapporto con questa città che stiamo vedendo sotto? El rapporto es maravilloso porque... È un rapporto meraviglioso. Meraviglioso perché secondo me il modo come questa città mi ha accolto non ha uguali in nessuna parte del mondo. Me podía recibir así. Entonces, Io rispetto e amo questa città e lo farò per tutta la vita. Para toda la vida, realmente porque esto es impagable. Yo no puedo entender que... È incredibile che pochi minuti dopo il mio arrivo ci fossero 70.000 persone a salutarmi. Sì, a salutare un signore che si chiama Maradona e che gioca al calcio. E questa è la forza di Napoli. Esto es la fuerza de Napoli. Pues yo le decía recién que el hecho de que Maradona... Io dicevo poco fa che, certo, Napoli ama Maradona, però Napoli esisteva anche prima di Maradona e continuerà ad esistere anche dopo la sua partenza, perché è questa la forza di Napoli, l'amore per il calcio. L'amore al football. Sei grande come il sole, tu sei la mia fortuna, regalaci un gol. La gente lo avvicina ai grandi Sigori e Pelé, ma lui è se stesso e del suo tempo il re. È il pibe della luna, sei grande come il sole, tu sei la mia fortuna, regalaci un gol. Nei campi non c'è più il sereno, ma Giampaolo pieno ama il suo campione, colore celeste e bianco lui